Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 18 intitolato Eroe. Iniziamo. Mentre ci dirigiamo in superficie, Maxwell fiuta qualcosa notando il nostro comportamento preoccupato. Ci chiede se fosse successo qualcosa con Siwen, ma non rispondendo capisce che abbiamo le mani legate e non possiamo parlarne. Se ne fa una ragione e proseguiamo verso l'obiettivo. Nel frattempo, Laplace lamenta dolori di stomaco. Arrivati alla base, Suen ordina di premere il bottone rosso senza toccare nient'altro e di rimanere concentrati. La diretta sarebbe iniziata a breve trasmettendo solo il video, senza audio. Maxwell aumenta i suoi sospetti iniziali, ma si fa convincere con la storia di tornare ad essere amate da tutti. Il drone vola. Laplace è eccitata per la possibilità di poter tornare ad essere l'eroina di sempre. Si avvicina al bottone, lo preme e scatta un segnale di richiamo. I Rapture stavano avanzando verso l'Ark. Sente di nuovo un fastidio allo stomaco dove è stata attaccata dal tentacolo quando fu corrotta. L'edificio stava crollando e aveva fatto qualcosa che non doveva. La paura in lei la stava bloccando, non riusciva a respirare. Non riuscendo a calmarla, Drake la prende, se la mette sulle spalle e corriamo tutti via. Maxwell capisce il motivo del nostro strano comportamento. Sapevamo del vero piano. Chiede a Siwen perché non ne abbia parlato con loro e aver pensato ad un piano tutti insieme. Siwen risponde che se l'avesse proposto non avrebbero accettato questo piano. Maxwell risponde che l'avrebbe fatto, a differenza però di Laplace e Drake. Ad ogni modo, quel che è fatto è fatto. Se riescono a fare fuori i Rapture in tempo, non ci saranno morti o danni. Laplace inizia a camminare, ma tossisce, suda e sputa sangue. Probabilmente effetti collaterali per la rimozione del ninf. Maxwell sostiene che deve fare un controllo. Laplace ripete essere qualche effetto collaterale, ma Drake la blocca dicendo che non ha mai avuto nessuno di questi problemi. Aveva semplicemente paura. Con il ninf si potevano bloccare le emozioni, ma con la rimozione di esso ora sono praticamente umane. Non volendo ammettere di avere paura, corre verso l'Ark per far fuori i Rapture che stavano invadendo. Arrivata davanti a dei Rapture, si carica con delle parole forti, ma è tutto ciò che fa, perché inizia a tremare, non riesce ad impugnare l'arma. Nel frattempo i Rapture si muovono verso di lei e, disperata, urla di non avvicinarsi. In quel momento arriva Drake a salvarla. Siwen, nel vedere che Laplace è spaventata e traumatizzata, si dispera. La sua creazione migliore era diventato un inutile pezzo di ferraglia. Se non riuscissero a fermare i Rapture in tempo, si avvierebbe un'indagine. Enoch non perdonerebbe e Missilis andrà in rovina. Ci consiglia di fare qualcosa al più presto, poiché avendo accettato l'accordo, anche noi saremmo giudicati colpevoli e avrebbe manipolato le informazioni affinché noi andassimo più a fondo di lei. Chiuse le comunicazioni, decidiamo di prenderci un attimo per decidere cosa fare e svolgere delle manutenzioni. Maxwell conferma che Laplace non ha alcun tipo di problema, era unicamente paura, al che decide di volersi isolare per un po' e si allontana strusciando i piedi. Nel vedere quella scena, decidiamo di andare a parlarle. Le ricordiamo che il coraggio non viene dal ninf, ma dalla persona in sé. Già da quando è stata corrotta, il ninf aveva smesso di funzionare e, nonostante ciò, aveva comunque cercato di resistergli senza paura. Può ancora essere l'eroina che era. Non convinta di ciò, si allontana da noi correndo. Dopo poco, riuniti, Maxwell pensa che non sia ancora tutto perduto. È vero, hanno utilizzato il segnale di richiamo, ma i Rapture non sanno della posizione esatta dell'Ark, quindi si sarebbero semplicemente aggirati in zona. Dunque il piano migliore sarebbe attaccarli da dietro, in modo da distogliere l'attenzione dall'Ark. Così, anche se non riuscissimo a fermare le prime file, in ogni caso ne faremmo fuori un bel numero. Siwen ci avrebbe segnalato la direzione da prendere e prima di chiudere la chiamata dice a Laplace che quando sarebbe tornata da lei le avrebbe ridato l'inf. Dopo vari combattimenti, alla fine riusciamo a farli fuori tutti.
Purtroppo Laplas non ha mai sparato nemmeno un proiettile e non ha potuto avere il suo momento eroico, ma ne eravamo comunque usciti tutti vivi. Tuttavia, nemmeno il tempo di festeggiare che Drake sente delle vibrazioni. Siamo stati accerchiati. Laplas va nel panico ed inizia a sparare alla cieca. I Rapture si avvicinano sempre di più e cominciano a sparare. Corriamo verso Laplas che è bloccata sul posto, la spingiamo e i proiettili ci colpiscono nel tentativo di salvarla. Disperata, ci chiede perché l'abbiamo salvata. Perché in questo momento più che mai abbiamo bisogno di un eroe. マックスウェル、どうして私がここにいるんだ。みんな倒れてしまった。私にはニーフもないのに、こんな状態の私に一体何ができるだろうか。今すぐここから逃げ出したい。私はこんなにも弱く卑怯だ。だが逃げるわけにはいかない。私を信じてくれる君を守るために。Don't underestimate this place. If I look deep inside, you will see it's start to come alive. 遅かったじゃない。 What you see, you are やっと分かったようだな。みんなを守るために目の前の敵から目をそらすな。絶対に引き下がりはしない。ヒーローは私の中にいるのだから。 I am everything that I needed to be. I didn't know it was all inside of me, and I had to do a set it free. And this love, it was just meant for 私が ヒーローだ。 Suen, convocata dagli altri membri dei Big Three e Andersen, si becca una ramanzina per ciò che ha fatto, lavandosene però le mani non essendo stata giudicata da Enic, e dunque le sue azioni non sono state considerate pericolose. Per di più, riuscendo nell'intento di far tornare le Matis al loro splendore nonostante l'assenza del Nymph. In quanto a noi, finiti in ospedale, riceviamo visita da Laplas, che, brillando di felicità per il suo successo, china il capo chiedendo scusa da parte di tutti. È andata persino contro Suen per assicurarsi che una cosa del genere non si ripeta mai più. Finché ci sarà lei, l'Ark avrà la sicurezza che merita, e ringraziandoci se ne va. Dopo poco, Andersen ci manda un messaggio chiedendo un incontro al più presto. Voleva vedere la nostra reazione nel sapere che nessuno ha mai smosso l'Ark come abbiamo fatto noi oggi. Ma tutto ciò non importa, questo perché il problema principale nell'Ark non sono i Rapture, non sono i disastri ambientali, ma bensì le emozioni negative dei cittadini che se non controllate porterebbero problemi dall'interno. E grazie alle nostre azioni di comando sulle Matis siamo riusciti a placarle. Ecco perché Enic non ha considerato una minaccia l'accaduto. Detto ciò, proponiamo di tornare in superficie per andare all'istituto di cui parlavano le Pilgrim riguardo il Vapaus, e ci augura buona fortuna per questa ardua missione. Nell'uscire dal quartier generale,
una pistola ci punta alla testa. Era tornata Crow. Ci rivela che è stata lei a spargere le prime voci sul Nymph, alimentando così la nicchefobia. Ma abbiamo impedito che si spargesse e dunque il suo piano era fallito. Nonostante ciò, anche se la fiamma si è spenta, ne rimangono le braci e un giorno basterà una scintilla per riaccendere il fuoco più velocemente di prima. Con queste parole, Crow si dirige verso un vicolo buio, scomparendo. Nel frattempo, nel quartier generale, il comandante Birmingham ha convocato una nicchia a lui fedele, Papillon, ordinandole di seguirci e spiarci e scoprire se in superficie ci incontriamo con una nicchia di nome Marian. In un vicolo per strada, Yuni, invece, furiosa nel sapere che abbiamo salvato le Matis e non aver fatto nulla per Mihara, prende un tubo e inizia a colpire per terra sfogando la rabbia nei nostri confronti. Ma a calmarla ci pensa Crow. Le chiede se il suo potere di blocco funziona anche sugli umani, ma riceve un no come risposta, dovuto dal Nymph che glielo impedisce. Ma ciò non sarebbe stato un problema visto che l'eroe dell'Ark, ovvero noi, avrebbe ottenuto il segreto del Vapaus per liberare le nicche dal Nymph, e nel fare ciò Yuni avrebbe potuto finalmente utilizzare il suo potere per fare del male a Suen. Yuni si rallegra pensando che lei e Mihara non erano state dimenticate, ma al contrario le amavamo sin dall'inizio. Aiutarla nel fare male a Suen è il miglior aiuto che potesse ricevere, e così si prepara per rendere perfetto il giorno del nostro ritorno. Termina così questo 18° capitolo con le Matis amate nuovamente dalle masse, ma risolto un problema ne escono fuori degli altri. Cosa avrà in mente questa volta Crow? La sua manipolazione nei confronti di Yuni sarà un problema o riusciremo a gestirlo in qualche modo? Non vi resta che seguirmi per sapere come continuerà la storia. Per il momento vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e se volete supportarmi con una donazione, in descrizione trovate il link per Ko-Fi. Bene, per il momento è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!